Enhanced Animal System. Ciao a tutti ragazzi, e questa è la presentazione per farvi vedere che su Farming Simulator 22 si possono avere più animali. Adesso li vedremo in dettaglio, ma penso abbiate già capito. Praticamente potete avere i cuccioli degli animali, quindi i vitelli, i pulcini e via dicendo, ma c'è anche un discorso di capi maschi e femmine, quindi molto interessante questa cosa, nonché è una mod abbastanza complessa, non troppo, ma bisogna dare una letta diciamo a quello che offre, quindi vi rimando alla sua pagina Modhub della descrizione. Mod ovviamente in questo caso solo per PC, che parla anche di sovraffollamento delle stalle. In questo caso vabbè sono pascoli, ma dovete leggere perché infatti ripeto c'è tutto dietro un sistema di statistica e di mortalità anche purtroppo, ma fa parte di tutto il ciclo della vita. E appunto la parte ovviamente visiva che proprio salta all'occhio subito è che appunto possiate avere il vostro animale dall'inizio alla fine, non solo comprarlo già adulto, ecco. Quindi questo secondo me, anche la parte prettamente visiva, è comunque un gran vantaggio, un gran guadagno, ed è veramente veramente interessante vederlo qua su Farming. Inoltre vedremo anche il Calf Igloo, quindi delle mini alloggi, chiamiamoli così, per i vitelli, che visto che c'è appunto questo Enhanced Animal System ha senso l'esistenza anche di quest'altra mod. Infine vi ricordo, ma ve lo ricorderò anche dopo, è molto gradita per il Calf Igloo la presenza di un'altra mod che incrementa praticamente il numero di stalle posizionabili, che vi può tornare utile perché so che è una domanda che diciamo arriva spesso. Tasto R quindi di fianco al pascolo, e in questo caso appunto abbiamo la lista degli animali disponibili. Subito salta all'occhio il discorso che ci sono animali femmine e animali maschi, e soprattutto salta all'occhio anche il fatto che ci sono i vitelli, le giovenche e la vacca, lo stadio diciamo finale, quello che comunque c'era già in origine nel gioco. E anche qua vitello, toro. Quindi cari miei ragazzi, capite che già qua vedete la differenza sostanziale, la differenza abissale col gioco originale. Inoltre si vedono comunque le razze Limousine, Angus, Holstein, e hanno tolto la bruna svizzera, e anche lì attenzione, ogni aggiornamento potrebbe stravolgere diciamo un pochino la mod in sé. Ed ecco qua dunque che li vediamo anche questi animali bellissimi, veramente già danno sempre, come dire, un tocco di natura viva in più al gioco, e in più vedere anche l'animale diciamo nei suoi stadi di crescita, eccoli qua, insomma fa solo che piacere. Lo stesso ovviamente vale per i cavalli, vediamo il puledrino e il cavallo, diciamo quello che eravamo già abituati a vedere su Farming in originale, ecco. Quindi la stessa cosa qua, anche in questo caso tasto R, potete vedere discorso femmine, maschi, il puledro, e invece l'animale diciamo al suo stadio completo finale di maturità raggiunta, insomma. Le varie, più che razze in questo caso, i vari colori o comunque sì, li trovate, ed è praticamente la stessa cosa solita, ripeto, solo che avete appunto uno stadio in più. E cari ragazzi, nel caso del recinto delle galline, le novità sono molteplici. Allora, avete già capito che comunque si trovano i pulcini in questo caso, ed eccoli qua che mi corrono dietro, ma non solo, ci sono anche le papere. Quindi questo aggiornamento già da qua, anzi già da prima, doveva farvi capire che è un aggiornamento, scusate, una mod che merita parecchio, e quindi chi è intenzionato insomma a estendere le proprie attività anche all'allevamento di bestiame, qualsiasi esso sia, insomma è una mod che si deve per forza avere.
E quindi anche qua, per completezza, vediamo la parte di fianco al pollaio. Quindi vediamo il pulcino femmina, poi abbiamo la gallina, il pulcino maschio e ovviamente il galletto, in più la parte che vi dicevo delle papere, anche qua divise ovviamente in maschi e femmine, e la parte anatroccolo nonché papera appunto cresciuta. E non sono da meno i maialini, quindi arriviamo qua e abbiamo praticamente ben 3 stadi, perché come vedete c'è il maialino, diciamo, penso da latte, o comunque il maialino piccolo, uno stadio intermedio e il maiale cresciuto. In pratica non vi ho citato ogni volta l'età, però lo vediamo da qua, età 0, quindi diciamo appena nato, 3 mesi e 6 mesi. Poi ovviamente al solito distinzione maschi-femmine e poi ovviamente la distinzione razze. Come al solito vi ricordo solo per notizia, seleziona qua, trick utile anche rotella del mouse se uno vuole comprarne di più senza schiacciare 15 volte il più. Ed ecco che andiamo a vedere salto della staccionata e abbiamo qua i nostri piccoli maialini che scorrazzano in giro. Quindi ripeto, è veramente interessante, e soprattutto pensare come una singola mod possa davvero, diciamo, migliorare e cambiare di molto le sorti, diciamo, del gioco. E ci aspetta solamente il recinto delle pecore, ma non solo. Abbiamo capito comunque che anche in questo caso c'è il piccolo, quindi appena nato, il capretto nonché la pecora, ma vediamo ram e goat, quindi abbiamo i montoni e le capre. Quindi cari miei ragazzi, guardate qua, non si scherza, oserei dire, anche in questo caso sono state aggiunte veramente, e qua vi ricordo il trick, eccolo, delle cose veramente interessanti. Ve li mostro e vorrei far notare anche che tra la versione, diciamo, femmina e quella maschio c'è comunque anche differenza, anche ovviamente di figura, di modello 3D, diciamolo così banalmente, che ok nella realtà c'è, però non era scontato che venisse replicato anche su Farming, eppure sono stati attenti anche a questo dettaglio. E quindi eccoli qua, cari miei ragazzi, fanno sempre veramente simpatia vederli. Sapete che io non sono spesso, come dire, preso dall'allevamento su Farming, però devo dire la sincera verità che vederli in movimento da amante degli animali, vederli qua comunque in digitale così come novità possibile su tutte le mappe, tra l'altro, perché qua eravamo abituati solo sull'Off Bergman a una cosa del genere, e invece eccoci qua con una completezza e un'estensione maggiore del discorso animali. Come bonus, accanto all'Enhanced Animal System, vi vorrei far vedere la Calf Igloo. Praticamente anche questa funge da piccola zona, diciamo come se fosse una stalla, a livello di farming funziona così, e comprate praticamente, ecco in questo caso, compra il vitellino ed eccolo qua che lo trovate praticamente all'interno di questo Calf Igloo, quindi è un suo piccolo recinto. E potreste anche comprare per sbaglio gli altri stadi dei vari animali qua dentro, però non è corretto, diciamo, non c'è un blocco, almeno io non l'ho trovato. Comunque molto interessante e molto carina anche questa mod, e ripeto, già che c'è l'Enhanced Animal System funziona e potete appunto far trovare lì i vari, in questo caso i vitelli. E quindi grande mod che stravolge un po' le dinamiche del gioco. Vi invito comunque sempre a leggere ciò che c'è scritto nella pagina tua propria del link della mod. In definitiva abbiamo detto che c'è un discorso di prole, quindi di cuccioli, e le stalle possono essere sovraffollate,
che ha questo un effetto sulla salute degli animali. E in alternativa dicono gli animali che non entrano più nella stalla possono essere venduti direttamente, ma può essere impostato o no dal menu proprio del gioco. Gli animali troppo vecchi verranno rimossi in modo casuale, gli animali con lo 0% di salute verranno rimossi, la prole, quindi i cuccioli degli animali, appunto può essere maschio o femmina, ma questo finora l'abbiamo visto e capito. Poi ci sono segnate, e non sto qua a riportarle a voce, tutte le probabilità della prole, insomma, per i vari animali, quindi andate pure a vedere, insomma, ripeto sempre la pagina ModHub. E poi ci sono due modalità che possono essere impostate nel menu della stalla, quindi la modalità 1, che se nascono nuovi animali questi vengono venduti direttamente e ci sono dei prezzi, dei costi da capire, delle statistiche insomma proprie di chi ha fatto la mod, o la modalità 2 che consente il sovraffollamento. Di default è impostato al 100% e significa che una stalla con 100 posti ne può ospitare 200, però è possibile solo attraverso le nascite e non attraverso l'acquisto di nuovi animali. In più poi il sovraffollamento ha comunque un effetto sulla salute e anche lì vi può peggiorare, diciamo, lo stato di benessere degli animali, quindi valutate. Poi c'è il discorso anzianità, gli animali che vengono rimossi, c'è una probabilità del 5%, poi viene ricalcolata in base ai mesi, quindi è una mod, ripeto, complessa e va capita, e prima di utilizzarla, insomma, vi consiglio, insomma, di leggere attentamente il tutto, e soprattutto può non succedere nulla, però credo che una mod del genere sarebbe il caso di inserirla magari in un salvataggio nuovo e non in uno avviato, oppure fatelo però a vostro rischio e pericolo, e ricordatevi sempre i file di backup. Poi ci sono vari suggerimenti e i vari changelog della mod, quindi ripeto, vi lascio appunto anche a voi a una lettura, a controllare ciò che cambia nel menu di default solito, con tanto di opzione appunto permetti sovraffollamento o no, e decidere voi insomma il meglio che si possa fare insomma per diventare buoni allevatori. Spero di avervi portato alla luce una, anzi in realtà 3 mod molto particolari, molto interessanti. E detto questo, come al solito vi saluto e vi ringrazio, ovviamente fai i bravi, e ci vediamo presto in qualche altro video. Ciao a tutti ragazzi!